Sei arrivato in Italia proprio con il Parma per gli anni d'oro, in poche parole. Impatto, esperienza, eri pronto per questo? È un salto da un continente all'altro. Coach, per noi era molto difficile per i brasiliani, perché noi brasiliani giocavamo per strada, giocavamo il calcio per noi in quel periodo era una cosa molto libera di mente, giocavamo perché ci divertivamo. Arrivo in Italia con Ancelotti, dal campionato brasiliano al campionato italiano, che era il campionato più forte al mondo, Sì. dover imparare praticamente tutto. Amici sportivi, un abbraccio, un ciao, un saluto a tutti da coach Dan Peterson. Siamo qui nel Museo del Parma Calcio con niente meno che Zé Maria, mitico campione, leggendario campione della squadra di Parma e della nazionale del Brasile, quindi tante cose da dire. Zé, benvenuto a Radio TV Serie A, quindi piacere vederti. Ti ho visto giocare, ok? Coach, per me è un onore, per me è un onore. Grazie. Ma tu sei tifoso del basket o? Mi piace molto, è uno come brasiliano, Sì. noi abbiamo molti sport di gruppo, Come no? calcio, pallavolo, basket, mi diverto tanto, NBA poi. Come noi sai, ho allenato la nazionale del Cile contro di voi, e sudamericana a Bogotà nel 73 abbiamo perso di 16, 73-57, ma abbiamo fatto una grande partita. Nel 53-50 i miei due playmaker sono usciti con 5 falli, ma grande squadra Brasile, coach Edson Bispo dos Santos, con grande nome, c'è Ubiratan, Marquinhos, Elio Rubens, Caracchia, sì. Sì, Robertao, Zé Geraldo, c'è una squadra, e hanno vinto. Quella poi è la generazione che arriva Oscar dopo, no? Oscar era dopo, dopo, Marcelo era dopo. Sì, Comunque non stiamo qua. Ubiratan voleva fare il calciatore, perché hanno detto tu devi fare portiere. No, è rimasto. Ma se dovessi fare io il giocatore di basket ci arrivo. Ovviamente come giocare a calcio nel Brasile, cioè proprio è una ragione di vita, in poche parole. Per noi sì, coach, perché noi, soprattutto quelli nati negli anni 70 in giù, io mi ricordo ancora il mio primo regalo è stato un pallone, avevo 3 anni di età, mi ricordo che giocava a calcio per le strade. Che città? Io sono nato nel nord-est brasiliano, però sono cresciuto a São Paulo. Da quando avevo 4 anni mi sono trasferito a São Paulo. Okay. E a São Paulo giocavamo per strada, sai, il traffico di São Paulo è una roba assurda. Dalle 7, quando calava un po', io sono del centro proprio di São Paulo, fino alle 10:30 di sera. Playground. Sì, fino a che non facevamo l'ultimo gol non si tornava. Poi il tuo primo club nel Brasile qual è? Portoghese di São Paulo. Però. Sì, io sono cresciuto da quando avevo 10 anni fino ai 22, quando sono arrivato in Italia. Sono cresciuto lì dentro. Il tuo allenatore chi era? Ne ho avuto tanti, il mio primo allenatore in Brasile di base era uno spagnolo poi, si chiamava Manolo, era un tassista a São Paulo negli orari normali e faceva l'allenatore delle giovanili della Portoghese, era una roba bellissima. Poi sei arrivato in Italia proprio con il Parma per gli anni d'oro, in poche parole, quindi impatto, esperienza, eri pronto per questo? È un salto da un continente all'altro. Coach, per noi era molto difficile per i brasiliani, perché noi brasiliani giocavamo per strada, giocavamo. Il calcio per noi in quel periodo era una cosa molto libera di mente, giocavamo perché ci divertivamo. Arrivo in Italia con Ancelotti, dal campionato brasiliano al campionato italiano, che era il campionato più forte al mondo, dover imparare praticamente tutto. Sì. Una roba tattica. E chi ti ha aiutato? Ancelotti? Ancelotti. Lui è stato il mio primo allenatore per 2 anni. Cosa ti ha dato? Praticamente tutto, perché mi insegnava delle cose e come lo insegnava, questo mi ha colpito sempre.
la calma, perché lui non parlava il portoghese, io non parlavo l'italiano, cioè, ci siamo trovati in mezzo. Sì. Mi hanno dato un interprete che parlava solo italiano e spagnolo, io non parlavo di uno nell'altro, in testa mi è venuta una confusione immensa, però lui ha avuto mi spiegava le cose con calma che mi faceva capire, anche se non parlavo l'italiano capivo pochissimo. Sono sempre stato molto curioso di imparare le lingue, prendevo praticamente la Gazzetta di Parma e la traducevo durante la giornata, mi piaceva tanto. Grandissimo. E lì ho cominciato in 4-5 mesi, ho cominciato a parlare, dicevo ancora tante cose. Una volta mi ha chiesto di fare la traduzione ad Amaral, che era il mio compagno di squadra, e per noi, io mi metto a ridere perché alcune parole in italiano sono parolacce. Sì. E in portoghese è una parola normale. Sì. Allora lui mi chiede di tradurre una cosa da Amaral, io traduco una cosa, ma lui mi dice: cosa hai detto? E ho detto questo. Sai che questa è una parolaccia in Italia? Non lo sapevo. E mi sono messo a ridere perché ho imparato lì la parte tattica, quando ha cominciato a spiegarci la cosa tattica, perché io essendo un terzino che attaccavo tanto, mi piaceva tanto andare sul fondo, un'ala già in quel periodo, però dovevo anche difendere. Sì. E in Italia l'italiano è molto fissato per la roba tattica. Sì. Per noi era una cosa molto difficile da assimilare. Quale altro allenatore qui a Parma hai avuto oltre Enzo? No, solo lui. Solo lui. Per 2 anni sì, l'ho avuto lui come allenatore. Altro allenatore in altre squadre che ha avuto un impatto su di te, che ti hanno dato qualcosa che magari non avevi prima e dice adesso io posso fare questo? Ma io ho avuto 3 allenatori in Italia, ho avuto Ancelotti, poi ho avuto Cosmi a Parma, che è un altro allenatore che aveva sempre avuto una personalità molto forte, Serse. Sì. Ed è una cosa che ho imparato anche da lui, anche se sono una persona molto calma, ma ho capito che ogni tanto bisognava anche avere una personalità un po' più forte nel dire certe cose. Lui mi ha insegnato questo, mi è stato d'aiuto come calciatore. Poi a Milano ho avuto Mancini, che è un altro tipo di allenatore, era giovane ancora, che mi ha insegnato tante cose a gestire, come Ancelotti, a gestire dei gruppi di fenomeni, perché sia all'Inter sia al Parma avevamo dei gruppi fortissimi. Sì, questi allenatori ti danno un senso non solamente di importanza, ma ti danno una personalità. Molti dicono che uno fa lo sport, un atleta fa lo sport per esprimersi. Io posso fare questo, questo sono io sono bravo a fare questo qui. E i grandi allenatori tirano fuori da te questa qualità e le fai in campo in maniera giusta. Quindi questo secondo me questo allenatore l'ha fatto per te. Coach, a me piace molto osservare gli altri sport, ecco perché mi piace il basket, mi piace la pallavolo. E da noi abbiamo un allenatore, si chiama Bernardinho, che è un grandissimo allenatore di pallavolo. Lui dice che un grande leader è colui che fa così che l'atleta faccia una cosa di buon gusto che normalmente non lo farebbe. Sì. Lì è un grande leader e questo porto anche oggi quando alleno, cerco di fare questo con i miei ragazzi, perché quando un giocatore, un atleta ti dà tutto significa che tu stai facendo la cosa giusta come leader. Però tu avevi questa qualità, perché a mio avviso, quello che ho visto io, tu trasmettevi ai compagni una fiducia, che tu avevi fiducia in loro, che si poteva avere fiducia nella squadra e che avevi fiducia in te stesso. C'è proprio, ehi, qui siamo in buone mani, siamo sotto controllo, possiamo farcela. Non c'è neanche di parlare. È vero, a volte non c'è bisogno di parlare, solo con l'atteggiamento. Esatto. Perché nel calcio, come tutti gli sport, penso che ci sono tanti tipi di leader, no? Sì. Tattico, quello più cattivo, quello più ok, sono in difficoltà, gli diamo la palla, lui tranquillizza lui la situazione, e noi abbiamo bisogno come sport di squadra sempre di questi tipi di personaggi che a volte non parla tanto, non urla tanto, ma ok, mi fido di lui. Sì. Io cercavo di trasmettere che a Parma sono arrivato giovanissimo, ma ho trovato dei compagni che mi hanno aiutato tanto. Al Perugia ero già uno dei più esperti, quindi trasmettevo io con la fiducia ai miei compagni. Poi da lì è uscito Materazzi che ha vinto il campionato, Mondiale, Grosso che ha vinto Mondiale, Miccoli che ha fatto una grandissima carriera dopo alla Juventus e in giro per l'Europa, tanti altri giovani che sono passati quando io ero al Perugia. All'Inter, l'Inter c'erano tutti. Certo. E io chiedo a tutti
chi è stato l'avversario più tremendo per te? Sì, magari in Italia, in Europa, in nazionale con Brasile, ma un incubo, cioè, oddio, c'è qualcuno che mi ha fatto soffrire tanto. Io ne ho avuti tanti, anche perché ero un Prendi difensore. 2 o 3, dai. Io ho giocato, immagina giocare contro Ronaldo nel suo prime, che c'è un'immagine, gira un'immagine. Sì. Quando lui arriva all'Inter, noi eravamo qui al Parma, lui con un tocco salta a Crippa, Sensini a me, con un tocco. Non era semplice, quindi e non eravamo scarsi nemmeno nella fase difensiva. Sì. Lì è un esempio. Poi io ho giocato contro Baggio, contro Zidane, contro tantissimi giocatori. A me veniva l'incubo quando giocavamo contro il Brescia, nessuno lo dirà mai, che c'erano i fratelli Bacchini, Filippini, che saltavo uno e vedevo uno davanti e ho detto: ma ti ho saltato prima, che erano identici e mi metteva a ridere. Ma sono tanti avversari, perché credo che sia la generazione d'oro del calcio. Sì, assolutamente. Che era in Italia avevamo. Francamente detto, anche nell'NBA, anche nel basket italiano, erano per me gli anni d'oro. Gli anni d'oro, assolutamente. sì. Proprio... Perché poi, coach, io prima in Brasile da giovane, appena salito in prima squadra, prima di arrivare in Italia, io avevo un contratto sul tavolo del Real Madrid. Ho detto: non voglio andare a Madrid, non voglio andare in Spagna, voglio andare in Italia. Sì. Perché è il campionato più forte al mondo, volevo sfidare i giocatori Bravissimo. più forti al mondo, perché lì si cresce. Sì. E Real Madrid è sempre Real Madrid, ma non era il Real Madrid di oggi. No. Diciamo che il Real Madrid di allora era il Milan, che aveva vinto già tanto, era la squadra più forte d'Europa, dove avevano i giocatori più forti d'Europa, e io arrivo in un Parma che aveva tanti vice campioni del mondo. Era la squadra più forte che tu abbia giocato contro? Sì. Hai avuto una parentesi a Perugia, se non sbaglio. Okay. Sì. Quindi, e devo farti anche vedere qualcosa, la regia che mi deve far vedere. Oh, Eccolo. Ecco qua. Sono strafelice che domani Marcello Zemaria, un mio grandissimo giocatore che ha determinato tanto in quel Perugia e ha determinato tantissimo anche per quella che poi è stata la mia carriera, sia lui che ovviamente tutti gli altri compagni. E trovare un aneddoto su Marcello è particolarmente complicato, perché ce ne sarebbero tanti e ridurne a uno è molto difficile. Insomma, mi ricordo su Zemaria le implorazioni e le imprecazioni di Caucci quando mi diceva di non fargli tirare le punizioni. Poi alla fine fece una punizione, credo a Piacenza, meravigliosa, e da quel giorno, insomma, forse anche Caucci capì che avevamo anche uno straordinario esecutore di punizioni e di calci di rigore. L'unica cosa, Marcello, che hai giocato 4 anni in Perugia in una maniera allucinante, hai corso tantissimo. Quando sei arrivato all'Inter bisognava che facessi un alto tagliando. Avevi esaurito quasi tutte le scorte. Un abbraccio. Una grande testimonianza da un grande allenatore, un grande personaggio. Ma com'era giocare per lui? Cioè, proprio... Col mister io mi sono trovato bene subito, perché siamo andati subito al contrasto. Oh, Sì. come mai? No, perché io ho sempre avuto quella idea di che è casa mia, comando io, no? Il mister ci ha dimostrato dall'inizio quello che voleva anche lui, voleva arrivare in alto. In una partita in casa giocavamo, non mi ricordo, contro un avversario piccola. Il mister aveva sempre l'abitudine di fare la riunione tecnica il martedì, e gli ho detto: mister, guarda che qui noi dobbiamo giocare con 2 attaccanti in casa, perché soprattutto contro le squadre piccole. E da lì lui ha cambiato il modulo, perché giocava col 4-4-1-1. Tu eri già un allenatore? No, io volevo arrivare sempre più in alto, perché Sì. gli obiettivi miei sono sempre stati alti. Poi magari sbagliavo, arrivavo sempre in alto, no? E lì lui ha cambiato modulo, ha cominciato a giocare con 3-5-2 e è stata la sua grande fortuna.
Intelligente lui perché ti ha dato retta, ti ha No. ascoltato. C'è proprio, l'allenatore deve avere questa sensibilità di capire i giocatori, questa è una cosa Lui ha fondamentale. avuto, e poi era una persona che io e lui parlavamo tanto, discutevamo, sentiva la mia opinione. Certo era il mio allenatore, dovevo seguire quello che diceva lui. Abbiamo fatto 4 anni grandissimi, credo che sia tra Sì, i 4 anni più grandi della ricordo. storia del Perugia. Poi diceva sono andato all'Inter perché con lui mi faceva fare 300.000 cross all'anno. Sono stati gli anni forse più belli della mia carriera, perché una squadra piccola che riusciva. Sì, Abbiamo mi vinto ricordo l'Inter- benissimo. Abbiamo vinto l'Intertoto, che è l'unico trofeo nella storia del Perugia, Sì. che oggi è la Conference League, che mi sa che la Roma ha vinto qualche anno fa. Brasile, ricordo della nazionale, allenatori, trionfi, eccetera. Io arrivo in nazionale nel 95, era già stato cogitato il mio nome nel 94 per il mondiale in America, ma poi arrivo nel 95 con Zagallo, Ah sì, che era anche lì un allenatore fantastico. una leggenda. Una leggenda, mi sa che è l'unico che ha vinto, facendo parte dei 5 campionati mondiali che abbiamo vinto. Lui ha partecipato a tutti in ruoli diversi, ma che mi ha insegnato tanto anche lui. Quindi ho avuto la fortuna di essere allenato da 2 campioni del mondo, sia lui che Scolari nel Palmeiras, e che mi ha dato tanto insieme ad altri allenatori. Poi quella nazionale, quando entri in uno spogliatoio che ci sta Romario, Dunga, Rivaldo, Ronaldo, Bebeto, ti guardi intorno e dici Sì, dove sono capitato? sì. Com'era giocare con la palla girava come niente fosse, cioè proprio. Era difficile, perché, do un esempio, no? Il Torello, se si andava in mezzo non uscivi più. Sì, E quando lottavi per giocare, perché nel mio ruolo c'era Cafù, sì, non qualunque, quindi uno qualunque, quindi quando giocavo cercavo di tenere quella cosa lì, ma era molto difficile. Ma i coach hanno detto che tu correvi tanto, cioè era un ruolo in cui dicevano oltre 25 anni è difficile andare perché le gambe non ci sono più, però tu sei riuscito. Io da piccolo, perché da piccolo dicono che in Brasile si allenano poco. Sì. Invece ci alleniamo tantissimo sulle corse lunghe, e io ero sempre stato uno che tirava il gruppo. Sì. Si correva, mi capirai, perché correre a 16 Adesso capisco perché gli allenatori ti amavano, che sì, ci vuole quello che va davanti, che vada avanti. e la locomotiva. Ma io sempre, ma anche quando era all'Inter, tiravo il gruppo, perché io ero abituato a correre a 16 km all'ora. Quindi per un terzino era una roba molto importante. Non indifferente. No, e quindi facevo in una partita in Brasile sono riuscito a fare 20 cross dal fondo, sono tantissimi, e in Italia mi piaceva sempre. Poi era una generazione in cui mi fermavo dopo l'allenamento per fare i cross, mi sono specializzato in quello, cross e punizioni, e mi ha portato i frutti dopo, sì. Perché credo che è l'allenamento che ti porta alla perfezione, o quasi. Qual è stato, secondo te, tu come giocatore, il tuo contributo più importante alle tue squadre, cioè il gioco, il passaggio, l'aiuto, difesa, il leadership? Quale qualità che io posso dare questa alla squadra e avremo un beneficio? Io penso che ogni squadra per le quali sono passato ho cercato di dare un pochettino, sia dal punto di vista, per esempio con Cosi, un punto di vista tecnico, credo che avevo una buona leadership da quel punto di vista. All'Inter, con l'esperienza che siamo arrivati a un gruppo con che l'Inter non vinceva. Era Mancini? Mancini, sì, una squadra che non vinceva niente da tanti anni, aveva vinto con Ronaldo nel 2003-2004, una cosa del genere, poi non vinceva, prima scusa del 90, e poi la Coppa Italia, mi sa che da tanti anni, 19 anni che non vinceva. Abbiamo vinto una Coppa Italia, abbiamo vinto 2 Coppe Italia, una Supercoppa, uno scudetto dopo 2 anni di Mancini. Grande allenatore. Grandissimo allenatore. Poi qui a Parma è stata l'unica squadra che ha giocato la Champions League nella storia del Parma, quindi è una squadra molto giovane che con un gruppo molto forte, che siamo riusciti a dare tanto e ricevere tanto. Tu hai fatto anche coach, anche allenatore, se non sbaglio. Dove e come?
E quella è la cosa più difficile per noi, perché fare il coach non è semplice, dobbiamo entrare nella testa dei ragazzi e con le nostre idee, che a volte loro non sono d'accordo. Ma io ho avuto la fortuna di allenare in 4 paesi diversi, in Romania, in Albania, in Kenya e in Brasile e in Italia, sono 5 paesi diversi, culture diverse, modi di allenarsi diversi, quindi ho vinto in Kenya in campionato Supercoppa, in Albania in campionato Supercoppa, però la vittoria più grande, io dico sempre, anche se in Romania, io non ho mai vinto niente in Romania, sono stato 6 mesi, ma sono riuscito a mandare 4 ragazzini nella nazionale Under 21, questo credo soddisfazione. Credo sì, credo che... Quando noi allenatori vediamo un nostro giovane, che alleniamo noi, a andare avanti in nazionale, fare basket, fare le Olimpiadi, calcio, fare un mondiale, cioè, è una soddisfazione, cioè, non c'è prezzo. No, per me no, io coach, ripeto, ho vinto in altri paesi, ma questa è stata la più grande vittoria. Poi vedere un ragazzino mio che ho fatto esordire in Kenya a 18 anni, che poi è stato oggi il capitano della nazionale del Kenya, un ragazzino in Albania a 16 anni lo faccio esordire in prima squadra, oggi è stato venduto a una squadra turca non so quanti milioni di euro, questo sono le cose che mi fa veramente gioire. Soddisfazione. Sono cose bellissime. Sì, ma io dico che il lavoro del coach, ci sono diversi lavori, hai già detto, trattare con un giocatore, la psicologia, la motivazione, eccetera. Però uno dice, se uno parla di me, dico, Peterson, tu cosa facevi meglio? Quello che cercava di fare meglio era di fare un gruppo una squadra che giocava sempre. Non importava la difesa, non importava lo schema di attacco, cioè, giochiamo insieme. Infatti qualche volta nella partita io dicevo alla squadra, time out, dicevo, non fatemi il piacere di fare il mio schema, fate il canestro, ok? Se dovete fare una cosa, non sono qui per gratificarmi perché ha fatto il schema L che abbiamo insegnato. Giocare, fare canestro, cioè, quindi loro devono esprimersi. Sì, è quello che noi brasiliani abbiamo questo nell'anima, nel sangue proprio. È divertirsi, far divertire la gente, perché se io mi diverto, si diverte la gente fuori. E io ancora porto quella cosa oggi anche da allenatore, perché dico ai miei giocatori: divertitevi, perché fate lo sport bellissimo, fate uno sport bellissimo, il più seguito al mondo, e siete anche pagati per quello, quindi ma al di là dei soldi uno deve divertirsi. Da buon americano ti devo dire, adesso la mia nazionale, che adesso abbiamo l'Argentino Pochettino come coach, no? E abbiamo Pulisic che gioca al Milan, è anche un grande giocatore. Grandissimo giocatore, mi piace tanto, è uno dei miei preferiti in tutta la Serie A, che gioca... Possibilità che facciamo qualcosa in un mondiale sto strappando un pronostico da te, dai. Coach, io spero di sì, perché poi è lì, saranno lì i prossimi mondiali, lui sta benissimo. Avete un altro giocatore alla Juventus americano, quindi il calcio americano, che una volta non veniva nessuno fuori, a parte Lalas che è venuto negli anni... Alexis Lalas? Sì, Alexis Lalas. Non è venuto fuori nessun altro. Oggi ci stanno 2 giocatori, almeno 2 centrocampisti con tanta qualità, uno con tanta quantità. Credo che il calcio americano sta migliorando tanto, sta crescendo. Tu sei troppo giovane. Io tifo Brasile, però... Sì, io conto di te, tipo USA, però tu sei troppo giovane, ma nel 76... No, nel 76. 76, giovane, ok. È venuto negli Stati Uniti a giocare a Roma, 6-0 Italia all'intervallo, cioè, da lì abbiamo fatto dei progressi, non ci siamo ancora, però qualche segno... vorrei fare un finale contro il Brasile. Contro il Brasile. Vorrei tanto fare... Poi bisogna trovare... venga dopo. Poi bisogna trovare uno stadio per quella partita, perché sarà difficile. No. Sarà difficile. 200.000 sono pochi. Zè, una domanda. Tu terzino, per eccellenza, i terzini di oggi, come li vedi e chi ti piace? Oggi i terzini, coach, li vedo pochi. Quei terzini come
Vi dico dei brasiliani, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, quella generazione Maicon che arrivava tanto sul fondo e sapeva crossare e poi facevano tanti chilometri andate e ritorno. Sì. Oggi li vedo pochissimi. Abbiamo 2 brasiliani in Italia, che è uno alla Fiorentina, Dodò, uno alla Roma, Wesley, che sono i 2 che fanno parte oggi della nazionale. Mi piacciono molto, possono crescere tanto perché sono dei ragazzini giovani. Vedo Di Marco che è un ottimo terzino, ma quello che manca oggi dai terzini in generale è quella cosa che si faceva, si arrivava sul fondo, si arrivava là, faceva un assist, non se la metteva in mezzo, che sono 2 cose diverse. Sì. Non solo crossare, ma che si arriva e si la metta nella testa dell'attaccante. Tu che sei brasiliano, sei troppo giovane, non hai mai visto Pelé giocare? Ho giocato col figlio però. Ah, ok. Però allora ti racconto, quando io allenavo la Nazionale Basket del Cile, il mio capitano Manuel Torres mi ha portato a vedere una partita di Coppa Sudamericana, che era Colo-Colo Santiago contro Alianza Lima. E Alianza Lima aveva un giocatore, Cubillas, che cercava sempre di fare tunnel fra 2 difensori e 20 volte l'ha provata, 20 volte l'ha rubata la palla. Allora cosa ti piacerà? Ok. Allora io dico a Manuel, Manuel, ma perché questo grande giocatore cerca di fare il tunnel ogni volta e lui l'ha visto Pelé farlo e dico 20 volte a partita Pelé, coach, una volta a partita riusciva sempre. Abbiamo definito il campione in poche parole. Era un grande per noi sarà sempre il più grande della storia, perché quello che fanno i giocatori moderni lui l'ha fatto con pallone che pesava veramente 1 chilo, qualcosa, con materiale tecnico che oggi abbiamo. Era la stella del mondiale a 16 anni, dai. E lui ha portato il calcio negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, sì. Sì, ma tutto. Quindi chiudiamo con questo, Coach, grandissimo. Che onore. È stato un onore, un piacere mio, te lo dico, amici sportivi, il mitico Zé Maria. Ciao a tutti.